I superfood esistono veramente? Sempre più spesso sentiamo parlare di superfood, super cibi. Di volta in volta viene riportato un cibo diverso e di volta in volta questo cibo diverso è totalmente estraneo alla nostra normale alimentazione. Sono sempre alimenti abbastanza strambi che provengono da chissà dove. Una delle caratteristiche che hanno questi superfood è quella di costare tantissimo, proprio tanto, e di avere potenziali benefici sulla salute. Ma quanto c'è di vero in questa affermazione? E esistono veramente questi superfood? Partiamo col dire che superfood è un termine assolutissimamente inventato, non esiste in letteratura scientifica nessuna categorizzazione di questa tipologia di alimenti, non c'è una definizione scientifica di superfood, semplicemente è un termine che qualcuno si è inventato un giorno. Chi è questo qualcuno che si è inventato il termine superfood? Un esperto di marketing. I superfood non sono altro che marketing. Non c'è nulla in questi millantati superfood di più salutare o più benefico per l'organismo rispetto agli alimenti molto più comuni e che costano una frazione dei superfood. Alcuni superfood sono semi, semini, bacche particolari che vengono soprattutto dall'Asia, alcuni dal Sud America in linea di massima, ma vengono anche da altre parti del mondo. Questi alimenti vengono considerati molto ricchi di nutrienti particolari, antiossidanti, piuttosto che altri nutrienti, ma in realtà è vera questa cosa e hanno veramente un effetto maggiore sull'organismo rispetto ad altri alimenti, come ad esempio i broccoli, che sono forse uno dei veri superfood reali. E in realtà appunto no, perché comunque a parte che le proprietà che vengono definite sono spesso e volentieri millantate e non reali, altra cosa è che si fa l'errore di considerare questi alimenti come gratuiti da un punto di vista dietetico, cioè molte persone pensano che i semi, i semini, le bacche, le bacchette siano privi di calorie e che non abbiano un impatto sull'alimentazione quotidiana e quindi ne mangiano cucchiaiate come se nulla fosse. Alcuni di questi alimenti sono per esempio dei semi e quindi sono ovviamente, come praticamente tutti i semi, ipercalorici. 100 grammi di semi di qualche tipo apportano anche 600 calorie, 700 calorie per 100 grammi e molte persone prendono questi semi e li schiaffano nel latte la mattina, insieme ai cereali fanno colazione, latte, cereali, boom, e una quintalata di semi particolari o di bacche particolari, non farò nomi, però insomma l'abbiamo capito tutti, senza considerare che appunto hanno un apporto calorico non indifferente e che in alcuni casi rendono un'alimentazione assolutamente ipercalorica anziché essere ipocalorica, perché appunto ne mangiano troppi e non solo in quel caso non stanno facendo bene, ma stanno proprio facendo male, si fanno un danno. E inoltre questi alimenti non apportano nulla di più di altre tipologie di alimenti, come appunto i broccoli, solo che i broccoli nessuno li considera un superfood perché sono comuni, li trovi al supermercato, non fanno scena, fanno un po' di puzza, quindi magari non ti piacciono. Ma se andiamo ad analizzare l'apporto di nutrienti, antiossidanti, sostanze antitumorali tra l'altro presenti nei broccoli, superano di gran lunga qualsiasi altro superfood di quelli più blasonati e super costosi. Quindi il discorso dei superfood è semplicemente una questione di percezione data dal marketing, cioè il marketing spinge determinati alimenti che costano uno sproposito, millantando proprietà fantasmagoriche che in realtà non ci sono o comunque non sono proprietà maggiori rispetto ad altri alimenti molto più comuni e molto più economici e che quindi però inducono le persone a ovviamente comprarli pensando che appunto stiano facendo qualcosa di positivo per la propria salute, spesso e volentieri invece ottenendo un effetto diverso, perché appunto se ti mangi i semi che contengono anche 600-700 calorie per 100 grammi e che ne metti cucchiaiate, quindi ne mangi 30, 40, 50 grammi al giorno, stai comunque assumendo 300-400 calorie in più di quelle che dovresti assumere durante la giornata senza saperlo, perché
pensi che quella roba lì non abbia calorie e quindi ne mangi in quantità industriale. Poi magari ti piacciono anche, o comunque molte volte le persone le mangiano senza che vi piacciono, perché io trovo spesso pazienti che vengono in studio e quando gli chiedo cosa mangiano, mi dicono, sa, ma a colazione metto le bacche, metto i semi, quella, e dico, ma come mai lo fa? No, perché sa, fanno bene. Dico, ma le piacciono questa roba qua? Ma effettivamente no, non mi piacciono, però so che fanno bene, quindi ce li metto. No, perché? Cioè, che senso ha? Se non ti piace, ma non mangiarlo, stai pure spendendo una barca di soldi in quella roba lì, ma mangia qualcos'altro. Cioè, quella roba lì non ti dà nessun vantaggio, ok? Non ti dà nessun miglioramento. E l'alimentazione deve essere sana nel complesso, non possiamo focalizzarci su un singolo alimento e quant'anche avessero effettivamente proprietà più alte rispetto ad altri alimenti, sarebbe comunque irrilevante perché appunto l'alimentazione va sempre considerata nel complesso. Se tu la mattina ti fai il porridge con le bacche e i semini e poi durante la giornata vai a mangiare al fast food, cioè non hai risolto niente, non è che perché la mattina hai mangiato bacche e semini, poi durante la giornata puoi fare quello che ti pare, è una vita, magari è una vita sedentaria, fumi e non ti muovi neanche per sbaglio, e mangi male durante il resto della giornata, però a colazione metti bacche e semini nel latte e quindi ti senti soddisfatto, soddisfatta e quindi ti senti al sicuro da ogni male. Non funziona così. Le abitudini sane sono un insieme di cose che vanno dall'alimentazione al movimento, quindi se hai una vita piena di abitudini sbagliate, poi però ti mangi le bacche ma non hai risolto nulla, hai semplicemente speso soldi inutili e assunto calorie extra spesso e volentieri che ti fanno ulteriore danno, quindi e se ti piacciono mangiale, cioè non voglio dire che facciano male, sia chiaro, assolutamente no, sono un alimento come gli altri e quindi se alcuni di questi alimenti, questi superfood ti piacciono, ma mangiali tranquillamente, ci mancherebbe, l'importante però è bilanciarli in alimentazione, perché se stai mangiando semi e semini a colazione e poi devi ridurre i grassi durante la giornata, perché sono comunque una serie di calorie derivanti dai grassi che vanno bilanciati, quindi non puoi poi usare l'olio tranquillamente durante la giornata o mangiare le mandorle e le noci durante la giornata se già hai mangiato semi e semini a colazione. Non funziona così perché a quel punto, come dicevo prima, aumenti di troppo le calorie giornaliere. Quindi se ti piacciono mangiali, l'importante è che siano bilanciati in alimentazione quotidiana. Ma soprattutto se non ti piacciono, ma non spendere soldi inutili perché non ne ricaverai nessun beneficio reale o comunque nessun beneficio che tu non possa ricavare da tantissimi altri alimenti che andrebbero mangiati regolarmente durante la giornata come frutta e verdura e che hanno le medesime proprietà, in alcuni casi addirittura di più. Quindi il succo del discorso è non lasciarti abbindolare dal marketing, perché il marketing è fatto per vendere qualcosa. Io non sono contrario al marketing, sia chiaro, io sono anzi molto favorevole al marketing, ma sono favorevole al marketing fatto in maniera corretta, fatto in maniera etica e non in maniera da ingannare le persone per spingerle a comprare dei prodotti che in realtà non hanno nulla di effettivamente vantaggioso per la salute, soprattutto se si parla appunto di salute. Quindi mi raccomando, se vi piacciono mangiateli, ma bilanciateli nell'alimentazione quotidiana, perché non sono degli alimenti da poter mangiare in quantità industriali, ma vanno bilanciati perché molti di essi sono ipercalorici. Bene, per il momento io mi fermo qui, come sempre ti invito ad iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, a lasciare un like al video e a condividerlo se pensi che possa essere utile anche per altri. Noi ci vediamo alla prossima, mi raccomando, sempre carichi e motivati.